Vi faccio vedere oggi un bellissimo trucchetto per fare delle polpette di spinaci facilissimi con 3 ingredienti di numero e che si fanno in 5 minuti, davvero. Prima cosa, spinaci freschi o surgelati, dategli una scottata. Io in questo caso li ho messi nel microonde, ma potete anche buttarli nell'acqua un minuto o farli al vapore, come volete. Li strizzate, è importante questa cosa, strizzateli bene, o a mano o dentro un settacino, dentro un colino, uno straccio, quello che volete, ma strizzateli molto bene. Gli spinaci erano circa 350 grammi da scolati, quindi da crudi saranno stati quasi 600 grammi. Lo fate un po' abbondanti perché a casa mia quando metto in mezzo sta roba qui la fanno fuori in un attimo e sparisce. Gli diamo una bella tritata grossolana ai nostri spinaci e li rimettiamo nella stessa pentolina di prima, così non stiamo lì a sporcare troppa roba. Ci metto dentro 250 grammi di ricotta, un ovetto bello fresco, sale e pepe quanto basta. Se volete potete aggiungerci anche del formaggio grattugiato, della noce moscata, del rosmarino tritato, del prezzemolo, ma io non ho messo niente di tutto questo perché sono buonissimi anche così. Attenzione, ora è importante questo passaggio, guardate la densità, lo spessore, l'umidità dell'impasto, è un po' umido, quindi uso del pane grattugiato per portarlo alla densità giusta. Questa cosa è molto importante perché sennò dopo vi si aprono, vi si rompono, fate fatica a fare le polpette. Ecco, adesso vedete è più asciutto, quando ci passo il cucchiaio diventa come una spatolina, diventa liscio, quindi vuol dire che va bene. Purtroppo non posso darvi un peso su queste cose perché è soggettivo. Poi taglio delle belle fette, in questo caso è scamorza, ma va bene anche il provolone, va bene la mozzarella, un formaggio che si scioglie bene. Metto sotto uno straccetto perché sennò fate un casino sul tavolo e mi preparo tutti gli ingredienti pronti per preparare le mie polpette, ma userò un filtro vecchio del caffè, un filtro da 3 per farli tutti uguali, perché anche l'occhio vuole la sua parte, perché se voi fate delle polpette buone, uguali, stesso impasto, stesso procedimento, ma magari sono un po' storte, un po' così, magari soprattutto se ci sono dei ragazzini non le mangiano volentieri. Se voi le mettete là tutte belle, precise, in ordine in fila, wow, diventa buono il doppio. Quindi io ho usato uno stampino per farli. Ci ho incastonato al centro un bel pezzo di formaggio e poi ho chiuso. E la misura del filtro da 3 è perfetta secondo me per fare questi tipi di polpette, hamburgeroni, chiamateli come volete. Con una spatola o un coltello lo alliscio sopra, un po' di pane sotto, un po' di pane sopra, ricordatevi perché sennò vi si appiccica un po' sul fondo. E poi faccio come quando si buttano via i fondi del caffè e mi resta in mano la mia polpetta. Faccio vedere ancora velocemente, un po' di pane grattugiato sotto, un po' di ricotta e spinaci, incastoniamo il nostro formaggio, ancora un po' di ricotta e spinaci, ancora un po' di pane. Facile, no? Dai, è anche molto veloce. Nel frattempo, se ti vuoi iscrivere al canale, fai pure che io sono contento, così diventiamo in tantissimi e farò ancora tante di queste belle ricette. Ora è estate, io in estate tiro fuori la mia friggitrice, gli metto dentro sui 3 litri di olio perché d'estate l'accendiamo in terrazza perché fa puzza in casa e allora anche se hanno i filtri quello che vogliono ma un po' di odore lo fanno sempre e quindi la mettiamo in pista, la nostra bella friggitrice. Non impano le mie polpette, semplicemente le passo nel pane grattugiato. La loro umidità assorbe il pane che serve, lo metto nella friggitrice 180 gradi, ne metto 3 alla volta, non di più, poi dipende. Potete usare anche una padella con 1 cm di olio di girata a metà cottura, un pentolino con 4-5 cm di olio che fa come una friggitrice. Li potete fare al vapore, li potete fare al forno, li potete fare alla piastra. Potete farli come volete questi cosi qua. Guardate che belli. Faccio 2-3 controlli, comunque ci vogliono circa 4 minuti. Vengono molto croccanti fuori e molto morbidi dentro, molto saporiti, e poi c'è il formaggio che si scioglie bene ed è uno spettacolo. Se volete ci potete mettere dentro all'interno insieme al formaggio anche un cucchiaino di pomodoro e origano, tipo alla pizzaiola, ma io questo non ve l'ho detto. Guardate che roba, guardate che roba. Vi aspetto qui sotto in descrizione dove ci sono scritte tante belle cose interessanti, tutte per voi.